Tagli al bilancio, code sulle autostrade, crisi di governo. Un'altra rovente estate per il popolo italiano. Cronisti in cerca di notizie coprono ogni distanza lungo questo arcobalenico stivale. La cittadinanza partecipa alla tradizionale sagra dell'uva, che si celebra con l'esposizione delle più ghiotte varietà del prezioso frutto e di vini prelibati. Di questa Italia, detta in antico Enotria, cioè terra del vino. Bianchi e rossi, corpulenti e leggeri, frizzanti o gravi, i nostri vini sciolgono lo spirito senza dare alle gambe, come vedete. Milioni di italiani vivono dell'industria vinicola. Il vino aiuterà a ricostruire l'Italia. Prosit! Pochissimi sono rimasti qui a combattere. E per combattere intendo, pensate che negli anni 90 eravamo l'unica azienda di asprini a produrre asprini, con la criminalità organizzata torno. Sono tutte cantine improvvisate. Ha capito? Ma si parla di 2500 anni fa. Gli Etruschi sono stati, lo sapevano loro come si faceva alle cantine e non si segue quelle orme. Lavoravamo per piccoli produttori agricoli, non è che erano tutte botteghe artigiane. Quando ero ragazzo io, Albano, c'erano 9 bottai sempre a livello artigianale e si lavorava per piccoli produttori agricoli. Piccolo produttore agricolo adesso non c'è più, insomma, non si trovano. Perché quello che a me fa tanto arrabbiare del verdicchio, fa arrabbiare la considerazione che non ha, è che il verdicchio è una di quelle poche denominazioni italiane in cui non bisogna, per renderla famosa oggi, non bisogna inventarsi niente, perché c'è il territorio, c'è la storia, c'è il vitigno. Essere fuori dalla Franciacorta è un must per me, è un must perché ovviamente la Franciacorta è cresciuta negli anni, ma nel crescere ha dettato legge come consorzio. Dettare legge come consorzio per me significa aver imposto dei paletti ai produttori, perché io dovrei appunto registrare le mie uve come IGT per poi doverle declassare, cioè tutta una roba. Mi scrive i legali di Verve Glicù. Io stavo 20 anni, arriva a stare raccomandato. E quelli dicevano che con colore arancione era loro, che io non potevo, il consumatore veniva distratto. Mentre nello statuto dell'Etna, della DOC Etna, all'articolo 7 c'era scritto che si poteva usare le sottozone, c'era un decreto ministeriale del 91 che diceva sì, si può fare, ma ci deve essere la lista positiva di tutte le sottozone. L'Etna avrebbe abortito, non sarebbe nemmeno nato. Mi ci è voluto 3 mesi per convincere tutti quelli dell'assemblea a stralciare questo progetto. Ci dovrebbero stare pochissime regole, cioè che sul vino c'è scritto ingredienti, vino, punto. Uva, punto. Cioè non è che di che vogliamo parlare? Praticamente stiamo facendo una fatica enorme a trovare una casa in affitto a Priverno, a Giorgio, perché adesso non sta qui ma sta in un paese vicino, sta a Itri tra l'altro, costantemente con noi, vuole prendere casa qui ovviamente, però fa parte di un progetto di accoglienza di rifugiati politici e il fatto comunque di chiedere una casa in affitto, spesso le persone si tirano un po' indietro nel momento in cui sanno che è africano. Io non ho nulla di contro l'industria, è giusto che ci sia, però bisogna differenziarle queste cose se si vuole dare importanza al patrimonio vitivinicolo. Non è poi diciamo spariamo a tutti gli industriali o le multinazionali, tanto sono lì, sono più forti di tutti, tocca far sì che loro producano un prodotto più vicino possibile a quello che è il desiderata nostra. Come si fa? Non comprando più la robaccia. Perché ti posso assicurare, dopo 10 anni che stiamo qua, forse quest'anno paradossalmente iniziamo a vedere qualche soldo, ma sono stati 10 anni a buttare soldi qua. Ma perché? Perché è la passione che ti fotte. La passione che ti fotte non ti fa ragionare. Allora, la scuola di enologia è la stessa cosa, cioè tu vedi il riflesso su una parete di delle ombre e pensi che quella sia la realtà. No, quella è la proiezione di una realtà che ti vogliono fare vedere. Allora, sa dagli esci fuori. Come diceva Massimo Troisi vicino a Robertino, dice: Roberti, tu esci, tu che femmine e a rubare, ma mi ne domandano un manicomio. Questa è la scuola enologica, hai capito? Quando si decideva di vendemmiare, tu sentivi prima gli altri e poco, ma come era stato per millenni. Poi è arrivato il finto, se paga,
se paga. Io mi sono cresciuto con i racconti degli uomini della Grande Guerra, perciò non lo senso. Come fatto? La televisione, ti giuro, c'è una televisione, finestre con triplo vetro e la solitudine è moderna. È di una società che non c'è più. Se negli anni 50 il 70% degli italiani erano dediti all'agricoltura e oggi è il 7%, come ci può credere? L'Italia è il turismo. Il turismo è l'Italia. Non è Dubai, è l'Italia.